e le meditazioni comuni, sia qui che nei vari centri, ci si dedica alla meditazione sulla luce, che è quella più semplice, non esige particolari posizioni come chiudere gli orecchi, eccetera. Tuttavia anche la meditazione sul suono ha la sua importanza. Dovremmo dedicare ogni giorno circa un quarto d'ora, 20 minuti alla meditazione anche sul suono. Il suono ha una capacità particolare di calmare la mente, essendo una vibrazione, spegne le vibrazioni mentali. È il controllore della mente, si potrebbe dire. Noi per esempio in questo mondo abbiamo tanti tipi di vento, sono gli uragani che hanno un grande effetto distruttivo, sono invece i venti che soffiano periodicamente in un senso o nell'altro, che da millenni gonfiano le vele. Una volta era l'unico sistema per viaggiare in mare. Ci sono poi i venti gelidi che portano l'inverno, e invece gli zeffiri che sciolgono le nevi portano la primavera. C'è un bosco particolare dove soffia una brezza, un bosco di larici. Questa brezza, passando su questi larici, emette una musica particolare. È un bosco musicale, per così dire. Infatti da questo bosco vengono presi i legni per costruire i violini da secoli. Ma il vento più straordinario è il vento celestiale, quello che ascoltarono gli Apostoli alla Pentecoste. Questo è un vento che rende gli ignoranti sapienti. Prima di ascoltarlo non conosciamo nulla dell'aldilà. Da un punto di vista spirituale siamo dei completi ignoranti. Dopo aver ascoltato questo vento celestiale, questa musica interiore, allora cominciamo a conoscere qualche cosa dell'aldilà. Così questa musica divina proviene dal trono stesso di Dio e vibra in tutti i piani della creazione. Secondo il piano su cui si ascolta, la densità di quel piano assume un suono diverso. Il Nam, no? Vibrazione divina, la parola che ha dato origine a tutta la creazione, è sempre la medesima, varia la densità del piano che attraversa. Maestro Kirpal Singh faceva un esempio.
Se voi prendete una sbarra di ferro, percuotete una campana d'argento, avrà un certo suono. Se invece la campana è di bronzo, avrà un suono ancora diverso. Però la sbarra di ferro rimane sempre la stessa. Così se percuotete una campana di ferro avrà un suono ancora diverso. Così il Nam, la parola emanante dal quinto piano, è sempre lo stesso, ma si differenzia il suo suono secondo il piano su cui l'ascoltiamo. Così una volta su un'isola avevano costruito un tempio. Su questo tempio avevano messo tante campane d'argento. Quando il vento soffiava, faceva suonare queste campane, ma quando non c'era il vento, le campane tacevano. Ecco che allora passò di lì un maestro dello spirito e vide questo tempio e disse: io vi farò sentire le campane che suonano anche quando il vento non soffia. Mi mise in meditazione, mi fece ascoltare loro la campana interiore. Da quel momento, che ci fosse vento o non ci fosse vento, gli abitanti dell'isola potevano ascoltare questo suono interiore. Così in questo mondo abbiamo miriadi di suoni, ma il suono spirituale è di natura completamente diversa. I suoni di questo mondo li ascoltiamo coi sensi fisici, ci legano alla materia di questo mondo, alla materia provvisoria, al mondo transitorio. Invece il suono divino ci lega ai piani più elevati, viene ascoltato con l'orecchio del nostro spirito. Vedete, in questo tempo ci sono tanti giovani che si radunano nelle discoteche, come se fosse il loro tempio proprio. E lì, con i loro orecchi fisici, ascoltano le musiche di questo mondo, degli idoli che affascinano la loro esistenza. Addirittura ormai è diventato un vero e proprio rituale. Quando tutta la gente normale, insomma, gente di questo mondo, è a letto da un pezzo che sta riposando, si aprono le discoteche. Noi quando eravamo dei ragazzi ci
ci mandavano a letto alle 9 di sera, perché al mattino dovevamo svegliarci poi per andare a scuola. E così queste discoteche si aprono verso l'1:30, così. E veramente questi giovani stanno scambiando la notte col giorno e si stordiscono con questa musica a tutto volume, la musica di questo mondo, con cui diventano sempre più legati al mondo dei sensi. E anche il loro udito può subirne, l'udito fisico, può subirne dei traumi, delle conseguenze. Se conoscessero la straordinaria bontà, il valore impagabile del suono interiore, invece di accalcarsi nelle discoteche, si riunirebbero per ascoltare questa meravigliosa melodia che li fa volare in cieli molto più desiderabili. Così gli idoli di questo mondo legano al panorama mutevole dei sensi, ai beni deperibili di questo mondo. Per imitare questi idoli la gente vuole accumulare ricchezze come hanno loro, no? Avere fama come hanno loro. E poi per raggiungere questi scopi, naturalmente, ricorrono anche a cose che danneggiano proprio la loro stessa esistenza. Perché per essere sempre pronti, no? A tutte le ore a salire sui podi, a fare per ore e ore la propria musica. Questi idoli si aiutano con l'alcol e con la droga e quindi diventano un esempio tutt'altro che da imitare per le giovani generazioni. Così ben diversa è la musica interiore. La musica interiore dà pace, gioia, eleva lo spirito, dà una forza che praticandola si somma, diventa sempre più potente, sempre più capace di sostenerci anche nelle vicissitudini di questo mondo. Diceva Maulana Rumi, se ascoltassero queste divine melodie, anche i morti si leverebbero dalle tombe. Lo stato attuale, da un punto di vista dello spirito, gli uomini sono come morti, non hanno mai avuto un'esperienza spirituale. Il loro corpo è diventato una vera e propria tomba
in cui lo spirito è come morto, come sepolto. Ascoltando questa melodia interiore, lo spirito morto resuscita, nasce alla vera vita. Alla sua seconda nascita, come diceva appunto il Cristo. Se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. La seconda nascita l'abbiamo quando il Maestro apre l'orecchio del nostro spirito, ci fa ascoltare qualche nota della divina melodia e allora il nostro spirito rinasce alla sua vera vita. Ugualmente il Maestro apre il nostro occhio interiore e ci risveglia alla luce di Dio. E allora da quel momento abbiamo due compagni fedeli che ci accompagnano ovunque. La luce e il suono divini. Possiamo meditare sulla luce ovunque, mentre il suono è qualcosa da praticare più nella intimità della nostra casa, perché implica una posizione abbastanza insolita. La luce può essere praticata ovunque. Nelle sale d'attesa delle stazioni o degli aeroporti, sui pullman o sui treni, nei giardini, anche nelle chiese. Sono luoghi tranquilli dove a volte si può andare a meditare. Il mondo intero è un tempio. La limitazione degli uomini di religione qual è? Che confinano Dio dentro il Tempio, dentro la chiesa, dentro la sinagoga, dentro il Gurdwara o la moschea. Quando escono da questi luoghi sacri si dimenticano di Dio. Invece l'intera terra è un tempio di Dio. Il cielo è il soffitto del mio tempio, l'intera terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale edificio mi potrà contenere? Così tornando al suono, anche gli strumenti di questo mondo che vengono suonati e che producono la musica anche nelle discoteche, anche se i giovani non lo sanno, non sono altro che l'imitazione di suoni che si ascoltano nei piani più elevati. I tamburi, no? O suoni della natura come i tuoni, anche il rumore dei motori che in quest'epoca si ascoltano un po' ovunque, in particolare nelle città. Sono suoni che si ascoltano sui piani astrali, così come violini, chitarre,
arpe, sono i suoni del terzo piano, il piano causale. Poi c'è il flauto, sul quarto piano. C'era un famoso flautista, uno dei più grandi famosi flautisti, era Severino Gazzellone. Suonava delle musiche meravigliose. Chissà, può darsi che dopo la sua morte abbia potuto raggiungere quel piano da cui quello strumento così meraviglioso trovava la sua ispirazione. Nel periodo natalizio si ascolta almeno una volta. Adesso pare accade più raramente, ma una volta i zamponieri con le loro cornamuse, con le loro zampogne, scendevano dai paesi, delle montagne e venivano nelle città a suonare la cornamusa, che è il suono del periodo natalizio. Probabilmente non è una combinazione che sia anche il suono che si ascolta sul quinto piano, piano più elevato della creazione, anche delle note simili all'organo, che riproducono il suono della zampogna, si ascoltano sul piano più elevato della creazione. E forse non è del tutto causale che questa musica sia fatta ascoltare per ricordare la discesa su questo mondo di un maestro del quinto piano che ha condotto appunto gli uomini alla salvezza. Così anche il suono interiore è un magnifico compagno per il nostro viaggio spirituale. Abbiamo due compagni infallibili, la luce e il suono divini, e la nostra guida interiore, che è il Maestro, la cui manifestazione appunto è la luce e il suono. Il momento migliore per meditare è il mattino presto, se è possibile. Prima di iniziare qualunque altra attività. In modo che ci carichiamo e andiamo poi al lavoro, allo studio, qualunque nostra attività, spiritualmente cariche. Anche qui, vedete, abbiamo la prima meditazione, prima di colazione, prima di iniziare le nostre attività giornaliere, alle 7 del mattino c'è meditazione, in modo che cominciamo già la nostra giornata con una certa carica. E poi abbiamo meditazione alle 11 circa, insomma alle 11.
e poi alle 5:30 del pomeriggio. In modo che se mettiamo insieme tutte queste meditazioni abbiamo già fatto 3 ore che ci portano avanti nel cammino spirituale, che è lo scopo principale, appunto, di queste riunioni e della nostra stessa esistenza.